Ciao a tutti, io sono Sara e bentornati nel mio canale. Nel video di oggi vediamo un metodo complicato ma infallibile per adattare i cartamodelli delle riviste ai propri cartamodelli base su misura. Questo è il quinto e probabilmente ultimo video della serie sui cartamodelli dalle basi, dove vi ho mostrato nei vari video nozioni per imparare ad utilizzare i cartamodelli base e i cartamodelli delle riviste. Quindi se vi siete persi gli scorsi video vi consiglio di darci un occhio, ve li lascio tutti sotto in descrizione. In particolare nell'ultimo video che ho pubblicato di questa serie vi ho mostrato un metodo più semplice rispetto a quello di oggi per adattare i cartamodelli delle riviste ai propri cartamodelli base. Quel metodo consisteva nel sovrapporre i due cartamodelli e ricopiare dal cartamodello della rivista linee, tagli e dettagli vari sul proprio cartamodello base. Come vi dicevo però funziona solo con capi semplici. Per qualsiasi capo più complesso dovreste utilizzare il metodo più difficile che vi spiego oggi. Mi sono ricopiata il cartamodello dell'abito base e nel mio canale ho da poco pubblicato un video per farlo, quindi ve lo lascio qui sopra e anche sotto in descrizione. Quindi per spiegarvi il metodo complicato, l'abito che prenderò ad esempio è questo qui. Praticamente è un abito monospalla, più ha una piccola spallina qui sul lato e ha una lunghezza al ginocchio, è abbastanza aderente perché è diciamo avvitato comunque in vita, presenta un taglio princess che segue la linea del seno sia a destra sia a sinistra e nella parte centrale c'è tutta una ricciatura sul lato sinistro. Vi faccio vedere qui i disegni in piano come sono fatti. Il dietro è molto semplice e partirò da quello perché appunto per fare quello basta disegnare la spalla, togliere le pence delle spalle e creare questi due tagli lungo le pence che già abbiamo. E poi passerò al davanti dove per prima cosa probabilmente mi riporterò lo scollo che ho fatto sul dietro, anche sul davanti e il giro manica. Poi disegnerò i tagli princess partendo dalle pence che già ho nel mio cartamodello base e infine mi occuperò di fare il pezzo centrale che è anche il più difficile ed è quello che ci impedisce di utilizzare il metodo semplice che vi ho mostrato nell'ultimo video, perché come vedete il pezzo centrale è super ruotato, ha una forma molto strana che è dovuta ovviamente a tutte le arricciature che sono presenti lungo il lato sinistro. Tutti gli altri pezzi in realtà sono abbastanza semplici, è solo quello che è nettamente diverso. Essendo così tanto diverso dai cartamodelli base, è difficile fare una sovrapposizione del cartamodello base e di questo perché sono completamente diversi, quindi in questo caso è meglio diciamo capire tutto il procedimento che è stato fatto per arrivare a questi cartamodelli e riportarlo nei nostri cartamodelli base. Bene, ora vi mostro come fare. Allora, partirò dal dietro che è il più semplice. La prima cosa da fare quando si fanno questo tipo di lavori è capire in questo cartamodello qua quali sono le linee di riferimento che abbiamo per disegnarci bene tutti i tagli. Ora quello che possiamo fare è aprirci questi cartamodelli qui, magari non mi metto a ricopiarli perché sennò ci metto una vita, perché sono tanti pezzi, ma per esempio posso andarmi a vedere quanto larga hanno fatto la spallina, posso andarmi a vedere una volta che devo fare questo pezzo in mezzo quanto è inclinato, poi li posso sormontare l'uno con l'altro e vedere se più o meno ho fatto la forma giusta, posso andarmi a vedere le gonne, se rientrano a livello del ginocchio rispetto al bacino, ma direi di sì perché già dal disegno si vede che la gonna tende un po' a rientrare per, diciamo, farla un po' più aderente e quindi quello lo farò anch'io. E basta, direi che questi sono i punti di riferimento principali. Le linee princess dei tagli le farò lungo la linea della pence. Sto pensando, ecco, questa per esempio è una cosa che posso vedere dai cartamodelli della rivista, capire quanto largo hanno fatto il dietro rispetto al lato, che così anche io mi riproporziono qui questo pezzo con questo e vedo di quanto spostare la pence. Probabilmente un pochettino va spostata verso il fianco. Dato che per prima cosa voglio farmi la spalla, mi andrò a vedere quanto larga hanno fatto la spallina. E io devo prendermi la taglia, potrei guardare come riferimento una taglia S, probabilmente anche se il fianco mi va un po' fuori, ma non importa. Sul pezzo 1, vediamo se lo trovo. Se lo trovo, come sempre è un'impresa. Qui vedo già che c'è il pezzo, quello super arrotondato, che è quello del davanti. Anzi, visto che ormai ho trovato questo pezzo, mi misuro anche la spalla, che è 4,3, e allora poi la possiamo fare della stessa misura.
Quindi capite che in questo caso il cartamodello della rivista mi serve più come riferimento per capire le proporzioni che hanno usato, quindi le proporzioni che ci sono tra i tagli dell'abito, le proporzioni sulle lunghezze, quanto misura la spalla, quanto è lungo lo scollo e tutte queste cose qua. Non è come il metodo del video scorso in cui copiavamo proprio i pezzi l'uno sopra l'altro, da un cartamodello all'altro. Qui bisogna ragionarci un po' di più e capire come si può ottenere l'abito della rivista sul nostro cartamodello base. Teniamo conto di una cosa qui, che i due dietro laterali sono diversi, come pure il davanti, perché il cartamodello è asimmetrico nella parte alta e quindi io qui ora me lo dovrei fare speculare. In realtà non ci avevo pensato, ne ho disegnata solo metà. Cerco di capire, intanto mi disegno questo taglio qua, quindi possiamo farlo circa 7, però vado a togliere attorno la pence, perché non posso tenerla là la pence, la devo spostare in questo taglio. La pence è larga 2, quindi mi faccio 1 centimetro per parte, che è quello che andrò a togliere. Questo è il livello della punta della pence, e qui su la mia pence finisce, scusate, il mio taglio finisce sul giromanica, e quindi me lo vado già a disegnare un po' spostato e arriverà circa qui, una cosa del genere. Quindi possiamo disegnarci un taglio che va fino a qua su. Adesso ovviamente tutto questo spessore, tutto questo volume della pence va riportato qui e va eliminato, quindi la punta arriva qua e quindi il volume parte da qui, quindi più o meno me lo disegno che va a stringere. Questa pence va proprio eliminata, questa parte qui in mezzo non esiste e il pezzo laterale arriverà fino a qui. Poi qui continuiamo a disegnarci il taglio, lo facciamo non proprio giù dritto ma un pelino inclinato perché è più bello da vedere. Nella parte sotto lo possiamo fare invece parallelo al centro dietro. Questo lo possiamo fare un po' più inclinato e poi va giù dritto. Qui misuriamo quant'è, siamo a 14,5, ci segniamo 14,5 anche qui giù in fondo e tiriamo giù una riga dritta. E questo è il taglio dietro. Ora dobbiamo togliere il volume di questa pence, quindi fino a qui disegniamo il centimetro. Qui giù, dato che la gonna un po' a vita, andiamo a stringerci leggermente sul fianco e ci possiamo stringere di 1,8 centimetri. E qui fino al bacino dobbiamo tenerlo largo e andiamo da sotto il bacino a stringere. Poi io il pezzo centrale non andrei a stringerlo perché a vedere i cartamodelli qui mi sembra che vada giù proprio dritto. Teniamo dritto anche questo pezzo qua, questo. Quindi direi che il dietro sinistro non ha bisogno di altre modifiche ed è finito. Allora, arrivati a questo punto che mi sono già fatta il fianchetto giusto e tolto la pence, posso andare ora a ricopiarmi, a farmi la seconda metà del cartamodello, che ovviamente questo taglio ce l'avrà identico, quindi se lo facevo fin dall'inizio grande, dovevo ripetermi questa pence 2 volte. Ora abbiamo tutto il cartamodello del dietro intero e possiamo finalmente andarci a disegnare la scollatura. Dal lato sinistro ci teniamo il giro manica così com'è, ovviamente anche il sotto sul lato destro, e la spalla misura 4,3. Per la spalla andiamo un po' in dentro, vediamo sul collo come veste. Sul collo in realtà è abbastanza vicina, e però dobbiamo fare una modifica qui, ossia voglio togliere questa pence qua perché sennò rischio che il collo stia troppo in fuori, e per toglierla la possiamo far proseguire su questo taglio qui, quindi mi tiro una linea, taglio lungo questa linea, taglio anche qui e chiudo quella. Quindi proseguo le linee fino a qua giù, mi taglio nel centro di questa pence e mi taglio anche lungo il primo lato, facendo attenzione di non distruggerlo lì. Quello che bisogna fare ora è semplicemente andare a sovrapporre questi due pezzi in modo che le due linee della pence si sovrappongono, e così la pence viene chiusa e mettiamo un po' di scotch. E qui vedete che si è creato un mini spazietto. Questo
Noi qui avevamo già tagliato ora lungo il lato di questo pezzo centrale e quindi questo pezzo qui è semplicemente di vuoto, non è che devo andarlo a riempire con qualcosa, è il proseguimento di questo vuoto che c'è qui in mezzo. Facciamo la stessa cosa anche dall'altro lato. Effettivamente avrei potuto farlo prima di ricopiarmi tutto quanto, non ci ho pensato. Ora non abbiamo più le pence del collo e possiamo andarci a disegnare la scollatura. Quindi qui su mi segno 4,3 cm, facciamo anche 4,5, partiamo a 4,5 dal lato, poi qui segno altri 4,5 e mi congiungo questa linea a questo punto qui. Quindi ora per semplicità posso anche riavvicinarmeli così vedo il giro manica, anzi mi correggo, non va unito qui, diciamo che ora me li tengo vicini per disegnare un giro manica uniforme, ma devo collegarlo a qua giù, quindi ovviamente un po' qui scendo. Adesso ci disegniamo questa linea che fa così e anche qui dobbiamo arrivare qua giù, quindi per disegnarla questi ce li uniamo un attimo. La dobbiamo fare che curva un pelo in giù, non è proprio dritta. Come reference mi segno questa che sarebbe dritta e vado un po' più bassa, anzi abbastanza più bassa. Questa la sto facendo abbastanza a occhio, Poi uno per esempio se la può anche copiare dal cartamodello della rivista, la curva di questa linea ovviamente. Quindi anche qui eliminiamo questa, eliminiamo tutta questa parte qui e qui volendo ora possiamo disegnarci la seconda bretella, semplicemente un rettangolo, anzi lo farei un po' inclinato in realtà, un rettangolo che fa così. Quindi anche qui per disegnare questa ci segniamo 4,5 dal lato, la facciamo larga, questa è molto più stretta, la farei tipo di 3. Qui ci faccio un'inclinazione più o meno e la faccio tutta larga 3. Qui su la possiamo anzi fare un cicino più curva, ma proprio poco poco. E me la faccio tutta larga 3. E basta, il dietro è fatto. Quindi ora, come vedete, abbiamo un pezzo centrale che parte da qui, arriva qui arriva prima dell'apertura, idem di qua, e scende giù seguendo queste linee, poi qui si apre e va giù dritto fino al fondo della gonna. Mentre i lati invece, questo pezzo non esiste, va cancellato, è la pence, idem per di qua, e quindi i lati partiranno da qui e arriveranno a questo taglio fin giù in fondo. E anche qua parte da qui sotto e arriva a questo taglio qui. E passiamo ora al davanti. Anche qui la prima cosa che faccio è segnarmi i tagli e capire qui sulla vita di quanto va spostata questa pence. Lo farei qui, lo tengo qui e ci tolgo i 2 cm della pence, che sono appunto 2 come il dietro, quindi me li segno, questa va via. E questo taglio deve arrivare come prima sul giro manica, quindi circa qui, sto guardando dal disegno, e congiungiamo. Lo possiamo anche fare un po' più curvo qui dove c'è il seno, quindi qui il volume arriva fino a qua, da qui mi congiungo i 2 punti, ora andiamo giù e la punta qui arriva qua, andiamo anche qui un po' verso il lato e poi a una certa andiamo giù dritti, quindi da qui sul bacino siamo a 15,1 e mi porto la stessa misura in fondo, 15,1, così andiamo giù dritti e congiungo. Qui rientro di 1,8 sul fianco come avevo fatto sul dietro e congiungo con il bacino che invece resta così com'è. Sistemiamo questa pence, cerchiamo di farla un po' tonda qui e un po' tonda qua giù, non proprio appuntita perché se no non è bellissima da vedere. Ovviamente nel nostro disegno qui non è prevista una pencil, cioè quella pencil lì su va chiusa perché qua in mezzo non la vediamo. Ora dobbiamo capire da che parte chiuderla, come chiuderla. Allora io farei una cosa di questo tipo, taglierei qui
tagliamo qua in mezzo e tutto questo blocco lo chiudiamo di qua. In questo modo questa pence è eliminata e qui resta aperto. Ma tanto in questa parte qui dopo dobbiamo aprirlo dappertutto per poter fare le arricciature, quindi il fatto che lì sia aperto non mi preoccupa molto. Taglio qui in mezzo e taglio anche qua. Io quasi quasi lo copierei adesso sul lato di là e taglio dopo la pence. In questo modo il lato sinistro, anzi il lato destro del davanti, che non è influenzato da tutte queste arricciature, ha il taglio qui che resta già più bellino, diciamo. Me lo vado a copiare. Benissimo, adesso abbiamo tutto il davanti ricopiato e raddoppiato. Possiamo andare a chiudere questa pence e così possiamo disegnarci la scollatura. Poi cerco di capire cosa fare con la pence qua giù. Quindi taglio, anzi taglio lungo le linee della pence, meglio ancora. E qui me lo chiudo con lo scotch. Ora che abbiamo la spalla unita possiamo disegnarci appunto la spalla come l'abbiamo fatta sul dietro, quindi a 4,5 dal lato più 4,5 di larghezza della spalla. Questo deve arrivare qua giù, anche questa in qualche modo va chiusa. C'è questo pezzettino qui solo che ci influenza e che andrebbe stretto e lo posso semplicemente togliere da qua su, stringendo qui e stringendo qui. Allora, prima cosa mi vado a disegnare le due linee dello scollo, quindi vado un po' a occhio. Dato che qui praticamente non influisce niente, possiamo andare a togliere una puntina proprio qui su in cima, giusto per dire ok, aderisce un pochino. Quindi un mini triangolino qua. Tutto questo pezzo non ci serve più, neanche questo. E il fianchetto arriva a questa linea qui, segue questa piccolina, arriva qui, giù e giù dritto. Mentre il centro, questa penso ovviamente non c'è più, qui arriva un po' in dentro, segue questa linea, qui ora disegniamo solo questo pezzetto che ci rimane e qui va giù. Qui ha delle curve un po' strane, quindi la farei un po' più dritta, tipo così, così e così, che è molto più bella da vedere. E occupiamoci ora di quel pezzo lassù. Qui nel loro cartamodello è quasi dritto il pezzo qui su in cima del giro, non è così pronunciato, ma questo è anche dovuto al fatto, ovviamente, questa curva ovviamente è quella che va tanto in fuori sulla spalla, noi ora dobbiamo congiungerci da qui a qui e questo pezzo è il giro manica normale e non ha arricciatura. Quindi per farlo io me lo richiudo un attimo per vedere che aspetto ha, diciamo, e ci congiungiamo a questo punto. Anzi, possiamo scendere un po' di più qua perché mi sembra troppo attaccato, troppo in fuori, ecco. Quindi così. E ora abbiamo anche il nostro scollo bello fatto. L'unica cosa che manca da fare è tutta l'arricciatura del davanti. Stando al disegno, l'arricciatura parte proprio da qui su in cima, quindi da questo punto qui, e arriva fino a metà tra il bacino e il ginocchio. L'arricciatura arriva fino a 20. Allora, la regola generale quando bisogna arricciare un tratto è che bisogna aggiungere volume in quel tratto, bisogna aggiungere stoffa, quindi carta. Per fare questa cosa dobbiamo tagliarci tutta una serie di spicchi che vanno a 0 qui, perché qui non abbiamo arricciatura sul lato destro indossato, e vanno ad aprirsi qui. Quindi dentro ad ogni spicchio viene aggiunta della carta e questi spicchi andranno da qui giù dove abbiamo fatto la tacca fino qui. Per fare questo dobbiamo necessariamente andare già a tagliarci i cartamodelli dei lati, li tiriamo via e li mettiamo da parte e dobbiamo poi tagliarci tutta quest'area in mezzo in modo da poter aggiungere gli spicchi di carta. E
adesso in tutta quest'area dobbiamo farci delle righe nelle quali metteremo poi degli spicchi di carta. La prima riga me la sono già segnata, poi possiamo scegliere ogni quanto farle distanti, meno ne faccio più veloce ci si sta, diciamo. Io le faccio più o meno a occhio, quindi una cosa che possiamo guardare è vedere verso dove vanno queste arricciature. Dalla foto indossata di quest'abito io le vedo che vanno tutte in orizzontale, quindi le linee che ora faccio le faccio tutte in orizzontale. Se queste pieghe fossero andate, che so, qui su, verso la scollatura, devo fare le linee che andavano verso la scollatura. Ne possiamo mettere un'altra qui, dove arriva questa pence, e un'altra magari qua in mezzo. Prima mi riapro il cartamodello della rivista perché voglio avere come riferimento il loro cartamodello del davanti centrale per vedere quanto l'hanno piegato. Più o meno a vista si fa, però giusto per farvi capire come potete sfruttare il cartamodello della rivista in pieno. E il pezzo super inclinato era questo. E adesso vado a tagliare lungo tutte queste linee che ho fatto. Lì giù in fondo lascio 2-3 mm, ovviamente non voglio distruggerlo tutto. In corrispondenza di quello che ho sotto mi metto la spalla. E questo è il nostro cartamodello. Ora dentro ad ognuno di questi triangolini aperti devo mettere carta. Ovviamente cerco di distanziarli il giusto, quindi non che uno sia enorme e gli altri siano più piccoli, e continuo ad attaccare la carta dove manca. E il risultato è questo. Ora questo sotto non ci serve più e manca però ancora una cosa da fare: disegnare la linea che sta qui fuori. Allora, quando si arriccia è bene dare un pochino di stoffa in più in modo che non tiri troppo, giusto un pelo, e anche perché di solito non si vogliono vedere dei gradini, quindi curva qui, poi dritto, no. Si cerca di tirare una linea dritta che congiunga tutti questi punti. Ovviamente qua unisco un po', ma vabbè, non ho carta in questo momento. E qua si ricongiunge al cartamodello. E basta, direi che questo cartamodello è finito. E fatemi sapere se vorreste vedermi cucire questo abito magari in un altro video. E per il video di oggi è tutto. Vi ringrazio per averlo visto fino a qui, lasciate un mi piace se vi è stato utile e iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri video che pubblicherò. Fatemi sapere nei commenti qui sotto se ho risolto i vostri dubbi riguardo a questo argomento o se magari invece vi piacerebbe vedere qualche altro esempio in cui mostro come adattare altri cartamodelli delle riviste ai propri cartamodelli base. E nel caso, se riceverò tanti commenti, cercherò di aggiungere qualche altro video a questa serie. Ebbene, per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!